Se parlare davanti alla telecamera ti sembra innaturale e forse anche imbarazzante, lascia che ti dica una cosa. Va bene così. Anzi, significa che sei umano. Quando ho iniziato tanti anni fa non riuscivo nemmeno a guardare l'obiettivo senza irrigidirmi. Sentivo le spalle contratte, le mani ferme come statue e la voce impastata. E lo ammetto, odiavo ascoltarmi nei riascolti. Essere introverso sicuramente non aiutava, ma il vero ostacolo non era la timidezza. Era l'idea che parlare a una macchina dovesse sembrare naturale fin da subito. La verità? Non lo sarà, ma col tempo e con le giuste abitudini può diventare naturale, al punto che un giorno magari non ci penserai neanche più. Ed è quello che voglio aiutarti a fare oggi, trasformare l'imbarazzo in naturalezza un passo alla volta. Parlare a una fotocamera è una cosa che il nostro cervello non è programmato per fare. Non c'è un volto che ti sorride, non c'è un cenno di assenso, non c'è un di incoraggiamento. C'è un buco nero, la lente e un silenzio perfetto. All'inizio sentirai la mancanza di quel feedback umano, ma appena accetti che è normale sentirsi così, smetterai di combattere contro quella sensazione e inizierai a conviverci. E più ci convivi, più diventa un'abitudine. Sai qual è l'errore che fanno in tanti? Accendere la telecamera, registrare, guardare il video e pensare «Oddio, e se lo vedono tutti?» Ecco perché il mio consiglio è: inizia registrando video che non pubblicherai. Falli solo per te, per guardarti, per capire come ti muovi, come suona la tua voce, come reagisce il tuo corpo. Quando togli l'ansia da prestazione, inizi a sperimentare e con ogni tentativo aggiungi un piccolo mattone alla tua sicurezza. Un ambiente confortevole sicuramente ti aiuta a scioglierti più velocemente, ma non serve uno studio professionale, basta uno spazio in cui ti senta a tuo agio e che sia pronto a essere usato. Quando ho iniziato non avevo un ufficio o una stanza tutta mia, condividevo la stanza con altre persone. La mia soluzione? Mi organizzavo. Sceglievo un'ora in cui potevo essere solo, avvisavo chi stava con me di non fare rumore e sfruttavo quel tempo al massimo. Quelle condizioni imperfette mi hanno insegnato che non è il luogo a fare la differenza, ma la possibilità di concentrarti. Non serve comprare subito un teleprompter, ma avere uno schema chiaro davanti a te è fondamentale. Appunti sul telefono, post-it vicino alla lente, un foglio con le parole chiave, tutto va bene, purché ti aiuti a non perdere il filo. Avere un riferimento visivo non solo ti evita blocchi, ma ti permette di mantenere il contatto visivo con la fotocamera, che è una delle cose che crea connessione con chi ti guarda. Un dettaglio che può sembrare banale, ma che fa la differenza è questo: tieni sempre vicino a te una bottiglia d'acqua. Parlare per minuti di fila asciuga la voce e stanca la gola. Bere ti aiuta a mantenere una dizione chiara e il tono di voce stabile. E non aver paura di fermarti, prenditi qualche secondo per bere o pensare al prossimo punto. Questo non ti rende meno professionale, ti rende più umano. Immagina la sicurezza davanti alla telecamera come un bicipite. Non cresce se non lo alleni. Non puoi pretendere di fare un discorso fluido di ben 20 minuti se hai registrato solo 2 video in vita tua. Quindi inizia con brevi sessioni. Un vlog di 1 minuto, un saluto di 30 secondi, un pensiero veloce. Col tempo allunga la durata e prova situazioni più impegnative. Ogni registrazione è una ripetizione che ti rende più forte. Molti cadono nella trappola del perfezionismo, ovvero ripetere la stessa frase 20 volte finché non suona perfetta. Il problema è che così facendo spesso perdi spontaneità. Chi ti guarda si connette alla tua energia, non alla precisione chirurgica delle tue parole. Sii chiaro, sì, certo, ma soprattutto sii autentico. Meglio una frase detta con passione e qualche imperfezione che un monologo impeccabile ma freddo. Uno degli esercizi più potenti che puoi fare è analizzare i tuoi video in 3 modi. 1. Senza audio. Osserva il linguaggio del corpo, le espressioni del volto, il movimento delle mani. Sei coinvolgente o piatto? 2. Senza video. Ascolta il ritmo della voce, le pause e l'intonazione. 3. Audio e video insieme. Valuta l'effetto complessivo. Questo processo ti aiuta a diventare consapevole e a migliorare con metodo invece di andare a sensazione.
Invece di pensare di parlare a un pubblico vasto e invisibile, immagina una persona concreta, un amico, un cliente, qualcuno che sai avere il problema di cui stai parlando. Questo cambia tutto, te lo assicuro. La tua voce diventa più calda, il linguaggio più naturale, l'energia più diretta. Io quando registro penso sempre a chi inizia oggi, con le stesse paure e i dubbi che avevo io. E questo mi aiuta a trasmettere empatia e concretezza. Non basta un buon video ogni tanto, serve un'abitudine. Fissati un ritmo realistico, un video a settimana è un ottimo punto di partenza. Ogni volta che ti metti davanti alla telecamera aggiungi esperienza e ogni esperienza ti rende più sicuro. Paragonare i tuoi primi video al meglio degli altri è una strada sicura verso la frustrazione, te lo assicuro. Quello che vedi online è già filtrato, non vedi le prove scartate, i tagli e gli errori. L'unico confronto sano è con la tua versione di ieri. Quindi guarda quanto sei migliorato e usa quello come motivazione per continuare. Proviamo a sintetizzare. La naturalezza davanti alla telecamera non è un dono che hai o non hai, è una competenza che si costruisce nel tempo. Non devi aspettare di sentirti pronto, la sicurezza arriva facendo. Quindi, prendi la telecamera, premi rec e comincia a parlare. Ogni parola che registri è un passo avanti verso la versione di te che ti piacerebbe vedere sullo schermo. Credo di averti raccontato veramente un sacco di cose, però se hai dubbi, domande e curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.